Gli occhi per me sono i più importanti, devono avere la vivacità, allora inizio con gli occhi. Quando dipingi pensi nel blu, nel rosso, nel verde, ma non pensi intellettualmente in questo momento. Wenn ich die Hände oder an bestimmten Stellen in der Malerei etwas sehr genau mache, dann brauche ich andere Stellen, die das wieder auflockern, die das auflösen. Ogni persona ha un'aurea, come è la persona, anche senza conoscerla bene. Sono arrivata a Düsseldorf negli anni 83 e sono rimasta qua fino ad oggi. E questa città mi ha dato la possibilità di sviluppare il mio lavoro. Dopo l'apprendistato a Firenze, quando sono arrivata a Düsseldorf, ho continuato a fare il restauro dell'arte contemporanea. A Firenze ho imparato molte cose, ho imparato la lingua, ho conosciuto con 19 anni un'altra mentalità. Questo lavoro si chiama in tedesco streunende Hunde, cani randaci, sì, sono un po' fuori dalla società. Qui lavoro soprattutto per fare le sculture. C'ho qui anche il forno, poi c'ho la tranquillità e posso fare quello che voglio. Con l'acquarello vado sempre fuori, vado a trovare la gente, dipingo la gente nelle loro case. Oggi comincio a capire che è la strada che mi interessa veramente, è una strada dell'umanità. L'umano mi interessa. Questo incontro con Carol è stato del tutto casuale. Quando ho fatto l'incontro ho capito che potevo riuscire a coinvolgerla, a condurla sull'idea che io ho di questo posto e che io ho insieme agli altri che lavorano con me e anche alla istituzione che rappresento. L'ha detto, questo luogo non è più quello che tu immagini che sia, perché ovviamente lei non aveva idea di che cosa fosse. Un ex ospedale psichiatrico, vale a capire che cos'è questo posto. Siccome in Germania gli ospedali psichiatrici ci sono tutti ancora,
Quindi quando si associa l'idea dell'ospedale psichiatrico all'idea della persona sofferente, automaticamente viene fuori il quadro di qualche cosa che a me non piace più, cioè il quadro di raffiguriamo la sua originalità, l'originalità della persona che sta dentro una struttura psichiatrica. Stanno ad arrivare gli atleti partecipanti alla maratoneta amatoriale Fuori nel Mare. Quindi ho detto all'artista, tu mi devi rappresentare a tuo modo queste persone che vengono qui dentro. Ognuno viene per una ragione. Rappresentameli come tu pensi che a te appaiono. Io ti metto in condizione di fare anche una scelta sui soggetti, ma questi soggetti vanno all'interno di un progetto che è molto chiaro ed è questo. Che cos'è il luogo oggi? Cosa rappresenta oggi questo luogo? Come le persone vivono questo luogo e soprattutto quello che noi stiamo costruendo in questo luogo. Io non so che cosa mi aspetta a Roma e sono molto curiosa perché sarà per la prima volta un'altra città, con un'altra cultura e non so chi incontrerò, come sarà l'ambiente e questa è una cosa anche molto importante nel mio lavoro. Qui ci troviamo in un parco molto molto importante, addirittura anche i viali che stiamo percorrendo sono stati concepiti proprio segnalati da filari di querce e di sughero. Che cosa fai nella tua vita? Quello che faccio è lo storyteller, racconto storie, però raccontato nel luogo stesso e così è nata l'idea del teatro dei luoghi. Lui fa delle guide proprio nel parco e racconta tutta la storia del posto. Questo direttore scoprì che una signora che stava da 60 anni nel manicomio aveva tenuto un diario quotidiano per 60 anni. Provai a parlare di queste cose a mio marito, ma lui non fece cenno di comprenderle. E così il mio esaurimento si aggravò e morendo mia madre, alla quale io tenevo sommamente, le cose andarono di male in peggio, tanto che un giorno, esasperata dall'immenso lavoro e dalla continua povertà e poi chissà, in preda ai fumi del male, diedi in incandescenze. E mio marito non trovò di meglio che chiamare un'ambulanza, non prevedendo certo che mi avrebbero portato in manicomio. Fino al 1914 i pazzi venivano costipati, venivano rinchiusi in dei locali al centro di Roma, questo nel Cinquecento, e proprio dal 1914 invece con i piemontesi si decise di fare in quest'area che devi immaginarla, noi adesso qui c'è un quartiere molto popoloso o in Montemario, ma in realtà qui non c'era nulla, quindi quando costruirono questo complesso quest'area era completamente campagna. Io credo lui è troppo grande per il divano, lo mettiamo a terra. Sì? Sì, proprio Ah, così. togliamo? Lo togliamo? Facciamo un triclinio? Triclinio? Posizione triclinio? Come dai romani antichi. Questo è stato un luogo di sofferenza, di estrema sofferenza. È stato concepito, questo parco addirittura era stato concepito per coprire queste sofferenze, non farle vedere, barriere. Nel tempo, per arrivare ai giorni d'oggi, con vari passaggi e trasformazioni, oggi questo è diventato un parco cittadino meraviglioso. Te mettiti comodo, poi magari anche prima, questo è un po' intimo, finché non ho fatto le tue occhie, tu devi guardarmi.
Quindi devo proprio guardarti mentre Sì, stai sai lavorando. perché? Perché io comincio con l'occhio, con i due occhi, e voglio prendere un po' lo sguardo. Sì. L'intensità. Sì, e dopo vado un po' più Ok. così. Questo posto mi sembra molto grande perché guarda qui di nuovo tutta un'altra natura, molto aperto, bello, con le palme. Sembra È una molto- città, eh? Sì, sembra una città, è molto grande qui. Sì, penso alle dimensioni sono 19 ettari, quindi per capirsi grande quanto 25 campi di calcio. Li senti questi rumori? Sì, sì. Questa è un'officina, ma in realtà qui si continua ancora questa tradizione. Queste sono state da sempre, da quando è nato, dal 1914, che questa aveva una funzione di officine, perché qui dentro il complesso si autoproduceva tutto. Qui dentro, in questi padiglioni, i pazienti erano rinchiusi tutto il giorno senza poter fare nulla, ma anche 80-100 persone. Infatti c'è degli artisti che ci sono stati pazienti negli anni successivi, spesso battevano su questo concetto del tempo, che non passava mai. Nella storia antica c'era il matto del villaggio che era completamente integrato. Si dice che aveva l'ispirazione divina, quindi faceva parte, aveva un ruolo. Ma questa ha un'origine nell'antica Grecia. Nell'origine della filosofia il messaggio divino arrivava tramite l'enigma e quindi il folle era lo sciamano che parlava, che faceva il tramite tra l'uomo e Dio. Quello che io cerco alla fine di dire in questo percorso, ecco perché questa storia sarà sempre viva e basta adattarla alla modernità. La paura del diverso è sempre attuale e quella paura del diverso che era il malato di mente, oggi noi la facciamo verso l'omosessualità, contro la donna, contro lo straniero, il rifugiato, e quindi la matrice sarà sempre quella, la paura del diverso che ti fa alzare barriere. Un attimo solamente. Ti devo pagare uno di ieri, no? Sì. Non so se abbiamo... Qui nel Parco del Santa Maria della Pietà, tra le altre realtà che sono presenti, c'è anche il nostro centro, si chiama La Mongolfiera, è un centro diurno riabilitativo per giovani adulti affetti da disabilità intellettiva o relazionale. Andiamo. Sì, andiamo lì. Le attività che proponiamo ai ragazzi sono fondamentalmente di due tipi. Alcune sono delle attività di servizio e altre sono attività legate agli interessi del tempo libero, alle possibilità di socializzazione. Ormai i ragazzi sono riconosciuti e hanno un ruolo sociale importante all'interno del parco perché svolgono delle funzioni che sono a favore prevalentemente delle persone che lavorano o frequentano il parco. Maurizio, ti presento Lecca Rosa, l'artista di cui Facciamo quello che sta Vediamo chi dà la mano una volta. Monia, io più niente qui vengono per la pittura, sono in 8 persone, perché di più non possiamo, è un problema di spazio. Sì. E poi anche un problema di attenzione. Non immettiamo perché sennò... Non sono una cima, mi diletto. Dico questo. Ma il disegno è già bello. Devo finirla ancora, Anche lei fa quadri?
Sì, su carta. Ho capito. Noi quello che diciamo all'inizio è la tecnica, dopodiché fanno tutto loro. È al 100% sensibilità loro, non andiamo a correggere. Come noi artisti, nessuno ci corregge. Andiamo nell'atelier e diciamo quello che ci pare. Non si può correggere un'emozione. No. Ciao Francesca! Buonasera, buongiorno, ciao ragazzi. Buon pomeriggio. Non lo so, quelle sono foglie, quindi dipende che stagione è. Come gli è nata questa passione di fare il disegno come noi? Una domanda un po' oscena. No, la passione che è, non è oscena, scusa la parola. Mi è venuta La passione, La di passione disegnare. facendolo. A me me l'hanno fatta venire per forza, non mi piace. Noi non guidiamo i ragazzi nella pittura, li guidiamo molto di più nei rapporti che hanno tra di loro. Questo è il nostro obiettivo. Ciao Francesca, come stai oggi? Un po' nervosetta. Anch'io sono nervosa. Sono nervosa. Perché? Di più. Vedrai che starai bene. Sì, anch'io sono un po' nervosa. Fa caldo. Perché ti voglio fare molto bella. Non ti ho capito. Vado con lui? È meglio. Vuoi restare con noi? Sì, lei rimane con voi, io vado con lui. Ho scelto Francesca perché mi è stata molto simpatica e mi sono resa conto che lei ha proprio degli occhi come delle stelline, brillano e mettono fuori l'allegria. Ti ricordi? L'hai fatto tu. Sono io. Il gruppo della pittura della mongolfiera volevano fare un ritratto di me e senza che nessuno gli ha detto qualcosa o io, loro da sé hanno detto vogliamo regalarti tutti i nostri disegni. Sai, ho pensato di dipingerti e che tu mi fai vedere il tuo ritratto. Prendilo in mano un attimo. Così, ecco. E poi tu guardi me e mi fai vedere questo. 10 minuti e io dipingo, va bene? Quasi quasi ho pensato. Che cosa? Che lo fa lei? Ora. Francesca, lo puoi fare tu un'altra volta? Qui? Sì? Sì, dai.
piace? Mi piace. Grazie. Era diverso. Era diverso? Da come? Da come me lo aspettavo io. Più positivo. Più positivo? Sono orgogliosa. Sei orgogliosa? Ero molto sorpresa che subito hai detto di sì. Vedi? Perché io, se stai correndo, io faccio fermati e ti chiedo, posso fare un quadro di te? Senti, in Germania non sarebbe stato possibile. Sì. È proprio... A questo posto io sono molto legata perché ho iniziato a frequentarlo quando ero bambina, perché abito in questo quartiere da molti anni e venivo qua con mio fratello e con mio padre la domenica in bicicletta a giocare. Sai che cosa? Alzati, immaginati se con un'amica vai nel parco, ti siedi senza pensare e come vieni. Ok, ho capito. Puoi anche venire di qua. Sì, così. Mi alleno 3-4 volte a settimana e mi piace il contatto con la natura. L'idea di fare sport non più chiusa all'interno di una palestra o una piscina come ho fatto per tantissimi anni, ma all'aria aperta. Ho iniziato a correre da sola all'interno di questo posto, in realtà poi è sufficiente frequentarlo per fare amicizia perché venendo sempre gli stessi giorni, gli stessi orari, incontri delle persone, ho iniziato a salutarle solo perché ci incrociavamo e poi in realtà sono nate delle vere e proprie amicizie. Gli esercizi con la corda sono eccezionali. Chi vuol provare? Oh, bravo, un applauso visto che la prova. Sono anni che non la uso. Il mio obiettivo sarebbe riuscire almeno l'anno prossimo a provare a partecipare ad una mezza maratona. Qua dentro c'è molte persone che già fanno la mezza maratona ma anche la maratona di Roma. E quanti chilometri sono? La maratona sono 42 e qualcosa, la mezza maratona è la metà, quindi 21 chilometri e qualche cosa. E quando ti alleni qua, come fai? Perché non sono 40 km questo parco. Allora, se facciamo il percorso esterno sono solo 2 km, altrimenti c'è un percorso interno di 5 km, quindi io faccio 2 volte quel percorso interno e siamo a 10 km. Al momento io riesco a correre bene fino a 11 km. Qualche giorno dopo ho deciso anche di mettere 3 pini marittimi, che per me sono il simbolo di Roma perché si vedono dappertutto. E è un albero che si incrocia anche con gli altri alberi, come se parlassero con loro nel cielo. E a me mi fa allegria vederli. In questo parco ci sono tanti paviglioni. Sì, è uno spazio particolare questo, a differenza di altri parchi, mi vengono in mente quelli più famosi di Roma, che possono essere Villa Pamphilio o Villa Borghese, dove le persone vanno solo per fare attività ricreative, corsa, gioco, evasione. In questo parco convivono realtà diverse. Troviamo un padiglione che ospita alcuni uffici della circoscrizione, per cui le persone vengono qui per sbrigare
pratiche burocratiche. Se ci spostiamo da un'altra parte troviamo Antea, che è l'hospice dove sono ricoverate le persone affette purtroppo da malattia allo stadio terminale. E tu come ti senti quando passi? Non lo so, se forse può essere quasi una sorta di metafora della vita, dove c'è una concentrazione di attività differenti. Quindi tu correndo ti scorre la vita davanti. Gina, quando sei nata? 23 agosto. 23 agosto. In quale anno sei nato? 25. 2 anni fa ho avuto il tumore, io. Quest'anno le gambe. Ancora così ti reggi in piedi, ma male. Non facciamo il dipinto nell'atelier perché questa donna è già molto anziana e per lei per spostarsi è troppo complicato di andare in un altro padiglione perché è molto debole, molto anziana e sta qui nell'ospizio. Gina, ti chiedeva lei se hai finito di lavorare oggi? Mi pare di sì. Lei fa un sacco di ciondoli, ha fatto, alcuni di questi lavori diventano bomboniere. Oggi, dopo quasi 30 anni, è una realtà. Nel 1987 era tentare di prendersi cura dei pazienti dimessi dagli ospedali con un'infausta diagnosi, crudamente definita allora vada pure a casa perché non c'è nulla da fare. E oggi si chiamano cure palliative, che sono appunto cure nella medicina più tradizionale che si prendono cura di persone con malattia che chiaramente hanno una prognosi infausta, ma non per questo non sono persone da rispettare. Allora, quest'uovo l'ho preparato per mia moglie, per Pasqua, una signora che quest'anno facciamo 40 anni insieme e che adoro, che amo e che è tutta la mia vita e che mi aiuta nel mio percorso. Qui siamo riusciti a portare una commissione di tesi di laurea perché un paziente doveva solo discutere la tesi e muovere una commissione da Camerino a Roma non è stata facile. Abbiamo celebrato matrimoni perché erano dei desideri, abbiamo festeggiato battesimi e proprio ecco per dire non ci prendiamo cura solo della malattia ma di tutto quello che comporta. Quando io sono arrivato mi ha accolto vicino alla camera un'infermiera, si chiama Marina. Appena sono arrivato ho fatto ce la fa a camminare, dico se mi reggete al letto ci arrivo. Mi ha fatto un sorriso, ho avuto una carica dall'unghia fino all'ultimo capello, ce ne ho pochi, ha cambiato la mia vita, un sorriso. Io qua prima ci venivo sempre, perché abito qui vicino. Perché veniva qua prima? Beh, perché qui c'è il parco. Ah, per il parco? Per il parco. Per fare una passeggiata? Sì. E adesso ci sto così. A 14 anni mi mettevo già il rossetto. Allora. Poi ho cominciato a ballare. Sì. E che balli tutto, piace? perché allora c'era la fisarmonica. Ah, con la fisarmonica. Che bello. Era bello. È dal 50 che sono a Roma. Nel 56 mi sono sposata e nel 63 è nato Pierluigi. E la sua famiglia viene a trovarla? No, perché suo figlio sta fuori. Un giorno tira l'altro e passa il tempo e tu ti ritrova a questa età e non lo sai nemmeno tu come.
Adesso io vorrei dire tante cose a mio figlio, ma quando gliele dico? Quando? Dove sta? È un po' di solitudine, no? Sì, oltre alla solitudine, la malinconia. Lo capisco, me la farei anche a me. Non faccio più le cose con entusiasmo come una volta. Che bella festa, adesso balliamo. Non me ne frega più niente, niente di niente. Questa performance è il punto d'arrivo finale di un laboratorio che è stato fatto con 7 ragazze che sono in cura al Dipartimento dei disturbi del comportamento alimentare. Lo spettacolo è stato fatto qua, questa è una sala importantissima del Santa Maria della Pietà, che è la sala Basaglia, ed è la sala dove, quando questo era un manicomio, si faceva teatro. L'inizio sarà che noi chiudiamo la luce. Sì, che poi quando ci stanno Aspetta, ascoltami. Ci sta qui un faro di taglio che si accende piano piano e quindi illumina tutte le sedie. Al che quello è il segnale vostro per entrare. La mia sfida con queste ragazze è stata cercare di fargli fare delle cose che fanno gli attori. Io non sono una terapista, quindi l'idea è stata: facciamo teatro, spostiamoci da qualche altra parte, pensiamo ad altro e costruiamo un progetto comune che non parli direttamente del disturbo e che però lavori sul problema che il disturbo poi provoca, cioè il contatto, e quindi toccarsi, quindi stare in relazione con gli altri. Non è possibile. O giovedì. Come si fa? Sei sicuro che era stasera? Ha scritta le cose sulle mani. Io ho preso un testo di riferimento che è Aspettando Godot di Beckett. Ah, ok. Che però l'abbiamo solo letto. E poi abbiamo lavorato sui clown, su questi 2 personaggi, Vladimiro e Stragone, che stanno lì e aspettano che succeda qualcosa, ma non succede mai niente, no? Quindi in realtà per noi era la metafora della possibilità di cambiamento, la possibilità che qualcosa succeda. Andiamocene. Non si può. Perché? Aspettiamo Godot. Già, è vero. Sai che cosa? Quando ho scritto Lunghissimo Silenzio, se tu fai delle cose, sembra che ti ricordi. Cioè tu stai ferma e fai un lunghissimo silenzio, immobili. è lunghissimo silenzio. Le ragazze hanno anche scritto. Abbiamo pensato: che cos'è per voi l'attesa, per esempio? Che cosa vuol dire aspettare? Cosa aspettate? Come passate il tempo? Quindi come passate il tempo nel senso il tempo che ci è dato. Camminare è peso, è faticoso, è sfogo. Senti l'adrenalina nel corpo che ti dà la carica, l'energia e andresti avanti ancora senza mai fermarti. È più facile camminare da soli perché non si deve pensare a chi è accanto, a quanto piano o veloce vuole andare. Ma allo stesso tempo è piacevole camminare con qualcuno, perché non ti accorgi della strada che stai facendo, parli e non fatichi. Sono venute tante cose sul camminare, che cos'è per loro camminare. E tu magari capisci che camminare per loro a volte è anche problematico, nel senso che c'è tutto un discorso sul bruciare, sull'ossessione del peso. Vita, sole, aria, respirare, pioggia, asfalto, movimento, essere, dolore, crampi, bruciare, scaricare, velocità, chilometri, malattia, scarpe da ginnastica, camminare in libertà, fuggire, scappare. Io gli ho detto, ci mettiamo dentro le questioni esistenziali che abbiamo in questo spettacolo, vogliamo farlo. Per me questo era un dramma, perché non volevo usarle.
Voi dovete guardare tutte verso il futuro e le possibilità che ci sono. Quindi non siate materiali che vi guardate tra di voi, perché questa scena non è così, è più mentale, è più dentro di voi e quindi la fate verso qua. Loro a un certo punto hanno dimostrato veramente un coraggio che io non immaginavo, che io non avevo. Era più il problema, me lo stavo facendo più io che loro, perché quando gli ho parlato dello spettacolo, come avrei voluto strutturarlo e se loro andava, cioè di mettere anche le cose che avevano scritto, di fare la scena degli specchi. La mia mentalità si è conformata ad uno schema che cerco in tutti i modi di riproporre all'esterno. Esso rappresenta per me un punto di forza. Io le avevo messe che si fermavano tutte lì, una di loro mi ha detto: ma se scendessimo? Convinzione che ogni elemento della mia quotidianità si possa piegare a questo desiderio di controllo. Mi rende conscia del nodo di emozioni che risiede in me. Non è una cosa semplice che tu scendi in mezzo al pubblico e ti metti davanti a uno con lo specchio così e dici: guardami, io sono come te, tu sei come me, guardati nello specchio. Perché in realtà poi quello che loro hanno ce l'ha la società, ce l'ha il mondo, ce l'hai tu che stai seduto. Il mondo crolla. Non appena il controllo mi sfugge di mano, lo osservo allontanarsi e portare con sé ogni conforto e sicurezza. È allora che i contorni di me stessa sfumano in un oceano fatto di tutto e niente. Ogni cosa esplode ed io rimango inerme a constatare la mia impotenza. Ora stiamo andando ad Adelphi, che è un posto di riconvalescenza per persone che sono state in coma, che hanno avuto incidenti gravi. Allora, ti levo la carrozzina, ruotami su questa gamba, Adriano. Ok. A livello pratico non si capisce che cosa vuol dire perdere l'autonomia finché non ce l'hai di fronte agli occhi o finché non ti capita a te. Francesco l'ho conosciuto nella piscina mentre lavorava con pazienti in acqua. Via, forte. Forte sta spinta, vai, dal collo, vai. I pazienti che trattiamo qua, la maggior parte sono cerebrolesioni post-coma, cioè non hanno il controllo del tronco, non hanno il controllo del capo, quindi di conseguenza si parte da esercizi molto più basilari e anche molto più difficile come recupero, molto più lento. È un lavoro a lungo termine. Questi pazienti non danno dei risultati molto efficienti ed efficaci a breve termine. Dopo 5-6 anni di trattamento si cominciano a emettere dei suoni. Infatti una paziente dopo 3 anni e mezzo parla. Gambe piegate, il busto rimane relativamente fermo, lavori di gambe e col bacino. Questo è un day hospital dove fanno 7 ore su 7 riabilitazione e non hanno neanche un minuto di tempo per riposarsi, perché io ho organizzato tutto in maniera tale che non ci fosse spazio per il riposo. Passano da un setting all'altro senza avere tregua, per cui la riabilitazione è intensiva. Luca ha una emiplegia, quindi vuol dire che metà corpo, come dicevo l'altro giorno, non funziona più nello stesso modo. Siamo un bel gruppo scelto, formato da me e da altri professionisti, per cui il gruppo è molto solido. Chi non se la sente di lavorare con noi esce proprio dal giro perché non sopporta il burnout di questi pazienti che sono piuttosto complessi. Tu devi essere comodo perché io dipingo 2 ore e mezzo. Ok. Con le pause. Comodo su una panca è relativo. Però è relativo, sì. È divertente.
Vieni su, mi abbracci? Sì, perché? 1, 2 e 3. Io dopo il primo giorno che ti vedo e ti conosco, ti metto le mani addosso. Quindi ho già superato tutte le barriere, non c'è una scrivania, non ero in camice. E da quel momento in poi mi prendo cura di te. Però in maniera distaccata al punto tale che poi tu sarai in grado da solo, quando esci da un posto, di gestirti. Non devi dipendere da nessuno, neanche da me che ti ho aiutato per tot tempo. Ale. Brava. Un mondo che non conoscevo prima per nulla, avevo anche un po' paura. Quello dei pazienti? Sì, ma non mi fa tanto paura. Non fa più paura conoscere la gente? Devi girarti bene, se non ce la fai. Spostami la gamba. Ah, che bello, carino. Chi è? Chi è? Ecco, gli manda il bacio. Guarda che sei un bel tipetto. A prescindere chi c'ha davanti, lei comunque... Quello che ho capito di sto lavoro, in questo posto in particolare, è che devi dar forza alla persona. Può essere entusiasmo, può essere creatività, gli puoi far fare teatro, musica. Nel nostro ambito riabilitazione prettamente motoria. È un lavoro con cui stai tantissime ore a contatto con la persona. La conosci bene, ma bene veramente. Perché la persona che ha qualcosa di leso, la persona debole, è una persona esposta. Tanti anni fa se uno mi diceva ti faccio occupare dei disabili, io avrei detto non sono capace, perché ci soffro con loro e non sono capace, preferisco chiudere gli occhi, girare la testa e vedermi delle mie cose. Alessandro, dobbiamo fare il passaggio. Ti sei rilassato? Poi ho capito che veramente mi sono loro d'aiuto a me più che io a loro. Io prendo tanta energia da loro, giorno per giorno seguirli, vedo i miglioramenti e è una grande soddisfazione. Quando ho incontrato Mihaela e lei ha parlato del suo lavoro, era molto forte, molto sicura di quello che lei diceva e lì a me mi venivano le lacrime perché era così convinta del suo lavoro e come lo fa, ma molto impressionata. Io credo che farò una pittura orizzontale da te oggi. Come sta lei? Non così, ma così. Allora, questo lo mettiamo qua. Questa è la mia camicetta preferita perché le mie vesti con la gonna. Questo viene dalla Romania, no? Sì, sì. È proprio tradizionale, sì, no? Sì. Loro escono da qui con il coraggio, non soltanto escono fisicamente meglio e psicologicamente, ma sono aperti, ricevono la vita con me. Io ho ritrovato la gioia della vita lavorando con loro perché ho capito quanto è importante un sorriso, un tocco, una camminata, sai che il sole. Ho imparato qualcosa da te. Mihaela ist ein Mädchen, die noch etwas so Einfaches hat in sich, was man heute sehr selten trifft. Und vor allem, sie sagt das alles, es ist ihr, glaube ich, gar nicht bewusst. Und diese Bescheidenheit, gemischt mit dieser Einfachheit, wo sie herkommt, da könnte ich jetzt schon wieder heulen. Das fand ich so schön, ganz toll. Vielleicht hatte ich auch diese Anstrengung, als ich sie gemalt habe, weil das für mich sehr wichtig war, dass ich das rüberbringe in dem Bild. Und danach war ich auch ein bisschen kaputt.
c'è qualcosa che è molto difficile con la prospettiva. Ho preso la posizione sbagliata. No, non è tu. Non ha niente da fare con Il te. vestito, magari ci voleva il pantalone. No. Für mich war das auch eine große Aufgabe. Ich wollte auch was erfüllen. Ich wollte ihr was zurückgeben. È strano perché l'acquarello fa un'altra cosa, no? No, è strano che come fosse la mia ombra. Buongiorno. Buongiorno, ciao. 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 Lorenzo l'ho conosciuto tramite il dottor Martelli che me l'ha fatto conoscere nel giardino del Museo della Mente. Ci sono dei punti dove dovete fare contrasto, sia armonico che di tempo, ma dovete poi imparare quali sono i punti dove dovete fare contrasto e quali sono i punti dove dovete ognuno ascoltare l'altro. Io ho avuto l'idea di fare lezione ai ragazzi per una settimana, tutti i giorni, in quel museo. Ho pensato che quel luogo pieno di forza, quel luogo un po' speciale, potesse essere un contenitore ottimo per scuotere gli animi, le menti e le emozioni dei ragazzi. Il museo è un percorso di narrazione, è un percorso fatto di storia attraverso gli oggetti, di luogo attraverso le persone. C'è una continua e reciproca, diciamo, la possiamo chiamare seduzione. E poi ho capito, è telepatia, e il mio cervello ha perso ogni barriera e i pensieri di tutti entrano nella mia testa. Io quando ho fatto la prima visita al museo sono rimasto molto colpito, anche scosso, perché è un luogo che ha una forza interiore, è un luogo che ha vissuto molte esperienze di sofferenza. Le notizie che arrivavano del peggior reparto che c'era qua dentro erano le notizie del 22. Che era chiamata la forza dei serpenti, il pezzo terribile padiglione dell'ospedale psichiatrico di Roma di Santa Maria della Pietà. Quando le persone escono da questo museo, raccontano storie, le rielaborano e le disseminano. È un successo. Pompeo mi ha prospettato l'idea di fare dei concerti all'interno del museo. Ho un gruppo di amici con cui lavoriamo ormai da qualche anno e io ho accolto con molto piacere questa sua proposta e abbiamo incominciato a fare i primi eventi. Hanno avuto molto successo perché comunque l'energia della musica classica sommata all'energia del museo stesso crea un'atmosfera incredibile, molto, molto forte. A che anni hai cominciato a suonare? 6 anni. Oh, piccolo. Sì.
Carol, con questa esperienza mi fai rivivere tanti anni della mia vita. Te hai visto sempre anche il tuo padre dipingere, no? Sì. Lui ha dipinto molto, no? Sì, per tutta la vita. Non è mai stato fermo, mai mai. Però è buffo, io ecco, con un padre pittore non ho mai posato in maniera così accurata. Io posso dire, e lo dico con orgoglio, che oggi riesco ancora a fare il musicista, a vivere facendo il musicista, perché è un momento molto difficile per la cultura in Italia, ma in generale, per cui questo è un piccolo traguardo che mi dà molta soddisfazione. Torno a casa e mi resteranno tutti i personaggi che ho conosciuto, mi rimarranno nel cuore, tutti, perché siamo stati sempre in un modo molto intenso insieme. Carol ha visto quello che io non voglio far vedere. Cioè tutti abbiamo una melancolia o magari una tristezza che noi nascondiamo benissimo, però lei è riuscita a vedere quello. Che scopri delle cose che gli altri vedono e tu no, perché poi noi la percezione che abbiamo di noi non è quella che hanno gli altri. È bello anche il modo in cui tu guardi la persona che ritrai, ma in alcuni momenti è anche uno sguardo molto forte. Ha 90 anni il ritratto. L'hai visto? Mai dire mai. Penso spesso a diverse persone che ho incontrato intensamente e credo che vivano con me anche nel futuro.
Dio.